While Ekaterina gets ready, I take the opportunity to tell you a little bit about what is going on from now on with her demonstration. Ekaterina comes from Russia, but she lives in Italy since many years, so she's both Russian and Italian. And it was my wish to have her on this stage since many years, Ekaterina. Ho desiderato tanto che tu venissi su questo palcoscenico, because she's very humble, and look, she's also very young, but she's great master. And Elena, the girl who is doing the video, and I were just talking about her. And Elena noticed that Ekaterina is the first woman coming on this stage in 2022. And this is important to be noticed because even if watercolor art world is mostly done of women, it's always men who usually rise the upper position and become the masters, while many women like Ekaterina are technically very high level, and also great teachers and also great artists, other than watercolorists. And it is important that we learn to give space to women in our world, not only art, all over the world, in any field. Respectful for the great masters, respectful for our men who we love a lot, but we should also start to do a little bit attention more to women who deserve the stage, okay? Also, we thank Ekaterina a lot because this year she represents Russia, and she does in the best way. Russians are usually famous for having very high quality, very high technique, and as much as any other Russian artist, Ekaterina is able to do the testimonial. Now we are not recording, so we will repeat it again later, because it's important that when we will be with us at the webinar, they will know. Quindi tu adesso dici quando sei pronta, così noi iniziamo la registrazione e iniziamo questa performance. Grazie. Grazie Anna. Grazie che mi hai invitato. Sono molto orgogliosa di essere qui. Aspetta, stiamo registrando? Ok. It is my pleasure, Ekaterina. I was wishing it since many years, and I had never done before because fortunately thanks God, there are so many artists that are that deserve this stage. But believe me, I have been wishing for many years. Grazie. Per me è un grande onore, veramente. Parlerò italiano, allora tu mi traduci. Sto bagnando il foglio da 2 lati perché a me serve una abbondanza di acqua e sto usando la carta Fabriano. Satinata. Satinata. Okay. She's using a lot of water. Believe me, I see what she's doing, and she's completely having wet all over the table and on the paper. And she's using the Fabriano hot pressed. Yes, it's half cotton, metà cotone, metà. 50% cotton and 50%. Cellulosa sarebbe. Cellulosa. C'è qualcuno della Fabriano che ci dice come si dice cellulosa in inglese? Cellulose, ok. So it is 50% cotton paper anyway. Yes, and today I can speak 3 languages, but posso parlare 3 lingue, ma per me italiano è più facile perché inglese non parlo da tanti anni già.
Today, oggi dipingo l'orchidea. L'orchidea, per questo ho preso la carta molto così satinata e morbida, per non avere rigidità esagerata. E ho preparato lo schizzo, lo vedete qui, sotto. So she's doing a still life, so she's going to paint the orchids, and she has already done a studio by doing a sketch with colors, as we can see. This is new, because usually the sketch that I see the people, the artists are using to do are black and white. She did in colors. Great, Caterina. This is interesting to notice. Sì, perché parto sempre dallo schizzo. È più facile andare nell'acquarello perché oggi nell'acquarello andrò senza disegno. Vado a improvvisazione. So she's going to do no drawing, and this is why she says it's important to have a sketch, because by the sketch she has done the studio and she knows she can improvise what she needs to do on the paper. And this is also why she's using the Fabriano hot press, because by the hot press she can go quickly to work without drawing. Sì, prima di partire con lo schizzo, io di solito osservo tantissimo l'oggetto e cerco di, mentre guardandolo, cerco di catturare l'essenza, vedere cos'è più importante in quell'oggetto, per poi metterlo nello schizzo, semplicizzare ciò che vedo, per non copiare l'oggetto com'è, ma interpretarlo nel foglio, perché quando andiamo nell'acquarello, l'acquarello va per conto suo senza nessuna nostra idea. Quindi dobbiamo sempre prepararsi prima un po', stare tanto dietro l'oggetto e poi andare con libertà. Già. This is also very interesting. She says that before to start, she takes her time, even a long time, to study the subject and to feel the absence, the meaning of the subject, because later when she's going to do the painting and the water goes very fast and brings the painting, leads the painting itself, if you have the feeling of what the subject is, you can faster drive the water to do what you want. And you become the leader of the water. Otherwise, if you have not understood the subject, you are not able to interpret it. Sì. Sì. Di solito manca proprio per un minuto, senza pensieri, senza giudicare, senza pensare come artista, qua chiaro-scuro, qua il volume, qua freddo, caldo. Proprio prima c'è una sensazione bellissima, prima di iniziare ad analizzare, questa ciò che prendi, questa prima essenza, e questo è il mio compito di poi rivelarlo, perché dipingerlo alla maniera analitica, così diciamo razionale, è facile, perché ci siamo preparati in accademia, ci hanno spiegato come fare da chiaroscuro e tutto, ma il mio compito oggi è di provarli a farlo una cosa molto mia, direi, che vedo solo io, che ogni artista vedrà poi, vede come vede lui. E questo è bello di nostra differenza tra di noi. This is beautiful. She said that in the academy she has learned how to technically give the best interpretation of the subject. So in the academy, she used to study where are the dark and where are the lights, and what color she sees in a place and what other color she sees in another place. But now she's not doing this kind of studio. She's taking the time to get the feeling from the subject, only the feeling. And what she wants to do today is to try to put on the paper the painting of the real essence of this subject. No, ho bagnato tutto il foglio, l'ho asciugato, ho visto c'è troppi segni secchi, quindi adesso parto sul superficie bagnata passando con colori, perché ho preparato
foglio abbastanza tanto tempo, ho bagnato 2 lati, è bagnatissimo, e adesso passerò con le forme principali che vado avanti, pian piano. So the paper was wet on both sides, and then she has removed part of the water with the paper because it was too much wet, and she has put a little bit more water in some areas that were not enough wet. So now the paper is ready, as she wanted to be, to start the painting. Yes, and dove vorrei avere il chiaro, questo colore, questo bianco, lascio un po' secco, perché mi serve almeno qui zone secche, tutto il resto bagnato. So the area where she will want to leave the whites, she takes again the water off by using the paper, of course. And did you see that she has been defining 2 areas with no water? If it will be too much, se ci sarà tanta acqua, tanto sporco, io ce l'ho una cosa per bambini che Do you see what she's using? This is Today today is the day of the rubato secret. She's using the kids kidnapping, rubato dalla if I remember the right name, because long ago I used them. I don't want to bake. And she's using it on the bottom of the painting to for the water going down. Yes, now take a warm color to prepare. Ho preso colore caldo per fare chiari, zone chiari. E vado come va. Go. Colori molto granulosi, aprono subito. Cobalto, quelli colori che hanno tanta granulazione dentro. E cerco di variare verso caldo, freddo, cambiare un po' tonalità. She's using both warm and hot and cold colors at the moment, trying to give a vibration to the paper by using them as she feels. Perché questo oggetto di solito dipingere il bianco e non dipingere, e dipingere spazio attorno bianco per rivelare quel bianco. Il mio compito adesso è rivelare quello spazio attorno, unire tutto bene insieme, avere chiari forti, scuri profondi e lasciare il bianco com'è, perché se io inizio a passare tante volte bianco lo sporco troppo. So what she wants to do is to completely leave the whites completely clean with no color at all. And so of course she's going to paint on the back of the subject, and she wants to use a lot of color, creamy color, to define better the volume of the white. And my color, miei colori devono essere vari, non devono essere tutti brillanti o aperti, ma cercherò di anche usare colori spenti, grigi, per fare una unione di colori diversa, un quadro vario di colori. So she's not only using primary colors, even if she does, but she wants to mix all the colors, and she wants the color to become a little bit dirty also, and never pure, but always mixed up. Okay. I suggest that now she can concentrate a little bit, and later she will tell us what she has done, as she needs to be concentrated to be able to give us the feeling of the subject.
parto dal chiaro e vado a scurire, e adesso vado proprio in profondità, di dare massimo colore nero scuro per avere il volume nello spazio. So she started from the light colors that she has been using first, and step by step she goes to the dark colors. So now she's starting with the very dark. I have this. Bagno per avere tutto lo sfondo unito. Lascio andare un po'. Some more wet, some more water to melt the colors. Il colore deve essere influenzato in tutto il quadro, deve essere posizionato da tutti i lati del quadro, così il quadro sarà più unito. Quindi lo metto a sinistra in giù, a destra in su, varie forme di macchie, di varie misure, per fare un ritmo delle macchie. The color must be all over the paper and must be balanced. So she's organizing the color on the left from the bottom, on the right from the top, and she takes care that all the paper is full of color and very, very, very well balanced. E prendo il colore d'abbondanza sapendo che dopo che si asciuga diventa molto più chiaro. Per questo prendo il colore proprio denso. It is important to notice, she said, that she's using the color even more thick than what she really wants it to be, because as long as the paper is very wet, when it will be dry, the color will melt with the water, and the brightness of the color we have now will decrease. So it will become lighter by getting dried. And so you have take in mind this is going to happen. Segreto, adesso non si vede. Un attimo. Faccio varie direzioni del movimento, che non siano tutti giù.
Quindi. So did you notice the movement she did? She moved on all directions, up, down, on left, on right, so that the painting can melt all around, can move all around together with the water. Tra un po' inizio a cercare la forma della pianta. And in a few, she will start searching for the shape of the plant. Ci vuole un po' di tempo perché il colore è molto bagnato e molto scorrevole adesso. Se inizio a formalizzarlo, fare la forma, si chiude. So she says she will need some time because if she starts to take out the shape now, since the color is still very wet, the risk is that she closes the whites and that the shapes don't come out like she wants to. So she should wait a little bit. She's absolutely not wanted to use the phone. Devo controllare lo stato del momento quando posso intervenire. Questa è parte del lavoro, controllare. She says she has to control. We don't know how long it will take. When the painting, the paper is ready to be organized, to the shapes to come out. So we said it is part of the job to control the paper and to control the wet, and to wait, and to be able to wait the right time. Yes. But non mi fermo mai di dipingere, non scappo, in senso, non abbandono, se no ogni tanto succede, se abbandoni quello stato si può perdere tutto, troppo si asciuga velocemente e non riesce a lavorare. Al momento giusto intervengo per definire, per fargli forma delle piante, dei fiori, trovare quelli piccoli fiorini che non sono usciti e unire ancora meglio lo spazio attorno. Per esempio, qua si vede già che sarà una pianta, una fiore, giusto? Qui. Devo fare un ritmo dei fiori, di farli di varie misure, di varie posizioni e di varie direzioni, perché tutti questi fiori sono vari e guardano in varie direzioni, inclinati diversamente. E per questo io prendo un pennello per asciugare, per pulire quegli spazi bianchi, pennello che pulisce. So she says that she never leave the painting alone. This is beautiful, because she has to monitor the right time and she has to monitor what is going to happen. And while she waits, she's taking care of the plants and to search what is the shape of the whites and what is the rhythm of the flowers that she wants to recreate on her artwork. So now she's taking clean brushes and she's kind of cleaning the area that she wants to be white. E succede spesso che io, avendo idee già precise all'inizio, non vedo più cosa qua di bello sta succedendo. Se non avrei avuto queste idee definite, che ha avuto fiore proprio così, in quella forma lì qua, io non lo vedo poi. Ma io, se sono libera, mi troverò poi qualcosa che mi può dare, che assomiglia a qualche fiore di questo e che mi può dare una bella forma. Quindi non avendo idee precise, molto definite all'inizio. This is beautiful. She says that having studied a lot the plant, she has memorized, she has interiorized the shape of the plant, and this will help her from now on, because she's actually not knowing what she's going to do next. She's actually not prepared to what to do on the next steps, but
as long as she has studied the shapes that much, she is able to recognize in the painting the shapes that are coming out by themselves, like magic. And she will kind of interact with the painting itself, and the paintings will suggest her the shapes that she will be able to recognize. Sì, per questo ho fatto un album di schizzi, almeno c'erano 30 pagine dedicate solo alla forma di quella pianta. Per questo la posso dipingere anche ad occhi chiusi. Good news. That she does an album maybe with 30 pages of sketches of this plant, and now she's able to recognize the shapes even with closed eyes, and she's able to make the shapes come out the right way. So this is good for you to know again that things don't happen like magic, but they happen magically when you have studied a lot, and you are able to know how the water moves, how the color has to be used, and how the shape of the things is designed. Perché non ho obiettivo di fare la copia di quella pianta. Per questo non ho obiettivo di copiarlo precisamente ogni suo tronco, ogni suo fiorlino. Yes. Per questo faccio. Her task is not to make a photograph of this plant. Her task is not to do the plant as physically is in front of her, but her task is to make the plant and to give us the feeling, the mood of this subject. Mio compito è organizzare la composizione, organizzare che sia armonica, che sia unita, che sia armonica in ritmo, in macchia, tutta insieme. Quindi anche in colore, in tutti quei toni che metto, il mio compito è organizzare tutte quelle macchie in ordine buono. So she says it is her duty, her task, to organize the painting in the whole unit, and also to organize in the right rhythm, in the right order, all the flowers from the plant. Ogni pianta ha il suo carattere, cioè ogni pianta ha il suo simbolo che riconosciamo subito. Orchidea sappiamo che è il tronco molto leggero e questi pallini piccoli è molto sottile e trema quando tocchiamo. Questa cosa vorrei raccontare, che questi suoi oggetti che la caratterizzano, pian piano cerco di trovarli. So she says that every plant has its own character, like a personal style. And the orchids, they have the light supports, I don't know what is the botanical name in English, and they have the small dots and the strong leaves on the bottom. So she's now searching those distinctive characters to rebuild them in the paper. Dettagli metto alla fine, tutti i dettagli non li penso adesso. The details will be done at the end, so now she's not taking care of the details. Se avete qualche domanda posso rispondere. She says that if you want to do some questions, she's ready to answer while she's working. Anyone want to ask something?
Ok, guardate. Stai trasmettendo tanto. Voi vedete molto più scuro in realtà, non è così scuro. Il quadro è molto più chiaro. C'è proprio questi neri brillanti, ma non è così. Sono colorati. Speriamo, vediamo come viene. Non viene mai una cosa uguale, ci viene sempre una sorpresa. Solo che bisogna accettare quel gioco, perché non viene mai sempre come vogliamo. Perché dopo 2, 3, 4 tentativi può venire. Quando si dipinge così, il risultato non è mai sempre successo. No, anche no. She says that there is always a surprise, and you must be ready to not have that much expectation and to be surprised by the painting and the water and what the chance gives you as a present at the end. So you must be ready to accept what as it goes, and sometimes it takes you 2, 3, 4 times to do the right painting, and you have to redo all over. Sometimes you are surprised that you get the best on the first time. Questo mi ha insegnato Angelo Gorlini. I was guessing, I was just trying to guess about who gave you this teaching, and I think I guessed that you were one of the students of Angelo Gorlini. So please, let's clap the hand, because you see how important it is to have the right teacher to become, to grow able enough to understand what is beside the painting, what is beside the technique. Angelo, for sure, Angelo, we will talk about you later in the day, but Angelo for sure is the person who more than any other teacher in the world is able to teach this kind of relation to be built between the artist and the artwork that the artist can develop. Grazie Caterina per averlo detto, è importante. Penso che tu lo farai. Grazie a Angelo. Con gli studenti tuoi, no? È interessante che ognuno di noi mette la sua esperienza lavorativa. Io per esempio sono architetto, quindi a me metto tanto costruzioni, composizioni, tutte quelle robe che mi piacciono, che mi hanno insegnato. E quindi poi a qualcuno magari è un ingegnere, mette sua. A qualcuno magari piace, cioè, fiorare, non piacciono i fiori, conosce bene la forma e tutto. Quindi ognuno di noi si mette il suo passato. Guarda, lo dicevamo anche ieri. Ieri dicevamo con gli altri artisti che in effetti è importante conoscere anche la vita dell'artista, no? Perché solo conoscendo il passato dell'artista siamo in grado di capire l'arte che l'artista sviluppa. Okay? Lei sta perfettamente dicendo, affrontando lo stesso concetto. She was telling that it is important to know the artist, and it is important to know the past life of the artist, as when you paint your past also, you paint the person you have become. So now she's, for example, and we were telling this yesterday also, and now she's telling that she has studied as an architect, so she's also facing her artwork by building with technical three-dimensional shapes. And now, now we understand better your art, Caterina. True. Scusate che parlo sempre in inglese. Mi metto tanto di architettura, tantissimo, di costruzioni, quelle cose lì. È una parte logica che aiuta. Yeah. Ma poi quando vuoi staccare da quella parte razionale, acquarello aiuta tantissimo. Yes, she says that to be an architect helped her a lot. Because she used a lot of construction and a lot of planning in her artwork. And it is good in each of us, there is a side and the opposite side. It is good to be this kind of rational, to have this kind of a rational approach with the painting, and also to have a completely different approach, because when she leaves, when she closes with rational part, she can then
paint freely and to be free and paint better. Anche mi sono scoperto che noi somigliamo tantissimo ai nostri quadri. Una cosa allucinante. Facevo corso e tutti i miei studenti si mettevano davanti il suo quadro e facevamo la foto. E poi tutti dicevano, ma guarda come somigliano poi una all'altra. Facevamo una somiglianza tantissima. Una cosa interessante. È vero, come facciamo un ritratto di noi stessi. This is beautiful also. She's teaching us today philosophy rather than art. She said that by observing her pupils, and she has understood that each of us, when we paint, we repaint ourselves. And so sometimes she tried to make a photo of the same painting done by each of her students, and each painting was different because each painting was very like the person who had done it. Beautiful. Sì, oggi non volevo fare insegnante, mi hanno detto non fare insegnante, devi fare ma brava, perché se no inizi a raccontare come fare, Qua tutti maestri, tutti bravi, tutti professional, non devi fare insegnante. Ma tu sei un insegnante, è parte della tua personalità. She's telling us that she was told from her friends that today is not the case to be a teacher, because between this audience, most of us are also teaching. So here she should only be the artist and be the artist herself. But I'm saying that as a teacher, is part of her personality, and so we accept Ekaterina here as an artist and as a teacher. Oggi è molto caldo qui e mi asciugo velocissimo il foglio, devo aggiungere sempre l'acqua, sotto almeno, perché si evapora e mi continua a lavorare e fare il movimento. As here it is very dry, she keeps putting the water on the back side of the painting because she needs the paper to be very wet. This is something that she doesn't need to do always, but this place today is very dry, so she needs to do it a lot. Devo essere molto veloce, sta asciugando. Now she needs to be fast because the paper is getting dry. Non parlo, vado. Insegnante. Ok. Tante volte dipingo capovolta per non essere fissata sull'oggetto. Non lo vedo così. No, I'm going to tell you because my very first teacher used to ask me to do the same. So she says that sometimes she moves the painting upside down because she doesn't want to be too much focused on the object itself, but she wants to have the whole feeling of the whole painting, and by being upside down she can do it better.
siamo noi. Vorrei fare un po' di movimento, per questo mi sono messo verticale. Perché qui il colore è già assegato, tutto secco qui, un po' di sotto ancora bagnato e posso lavorare. Lasciare correre l'acqua giù. See, in the upper part of the paper, the color has already dried. In the on the other side, in the downside, the paper is still wet, so she can keeps working. And she's letting the water to go down. See how beautiful it is. E comunque cerco di mantenere la direzione di quella pianta, perché lei è molto centrata, ce l'ha un centro da cui vadano 6 petali, 5 petali, 3, 3 e poi ancora. She's trying Due to grandi. give the deep. Questo non è problema perché To questa the carta center. resiste bene a un metà cotone e si pulisce bene, anche a pasticci che ogni tanto vengono da soli. Succede, ma va bene. The 50% paper allows you to be clean when you get the white dirty and you want to clean it. Se qualcosa che non mi piace, che è venuto da solo, ho troppo effetto strano, io posso cancellarlo, non c'è problema. Oppure fare da questo un altro fiore, per esempio. Quindi fino al fondo del quadro non si sa il risultato. È sempre una sorpresa. It is always a surprise, so if there is something that she doesn't like, she says she can clean, and maybe, for example, in that area where she's working now, she can try to take out another flower. Ciò che è bello salvo, ciò che non mi c'entra con composizione cancello. So Che mi distragga dal punto dell'interesse, che ci metto sempre un punto di interesse, almeno un fiore grande, uno medio e qualche altro piccolo in lontananza. she says that what she likes from the chants that have come out, she keeps. What she doesn't like, she tries to hide or to cancel. And anyway, it is important to find a center point to attract the main interest.
Abbiamo tempo ancora, giusto? No. Finito, giusto tempo? No. Il tempo c'è ancora? Ok, 5 minuti finisco. Sì, in questa cosa è importante anche finire perché spesso lavorando troppo si può rovinare. We had another master a few years ago, Amit Kapoor, I believe all of you know his name, who used to say that when the painting is 70% finished, you have to stop. Because if you go on too much, you're going to spoil it. And Katerina is saying exactly the same things. She said, she just said, I try to stop before it is too much. Ой, scusate. Faccio ultimi ritocchi. Quasi finito. Succede spesso in questa tecnica così che quasi alla fine che pensi che il quadro rovinato, ormai tutto va male. No, adesso va bene, no, sto bene. Succede spesso quando vai proprio e dici, oh questo no, da buttare via. Non so, succede qualche magia, un punto
passi quel punto che è tutto ormai perso e viene fuori una cosa bellissima. E questo è prezioso, questa tecnica, quando veramente trovi delle cose bellissime, così spontanee, senza aspettative, quando hai già perso tutta la guerra. She said that sometimes it happens at this point of the work that you feel you have done a disaster and the painting you have to throw it away. Then something magic happens, and at the moment you realize that you have done something that is beautiful, or a little spot that is beautiful, and it is incredible. Watercolor has this magic. No, actually, I can say no other application of art has the same possibility, and it is beautiful to know that some magic can happen. Basta credere, se che ce la facciamo. And it is important that you believe that even if the war is lost, something magic can happen and you can go. Grazie. Basta. Hai finito? Ho finito. Firma. Mhm. She's finished, so she's going to sign it now. No, and please don't go on the stage, but you can stay all around there and do millions of photos. Adesso perché è bagnato ancora. Grazie mille. Grazie. Ekaterina, thank you very much. We will remind you for the Ekaterina, the great artist and the great philosopher, coming from the school of Angelo Gorlini, of course. Sì, che. Basta. Cosa facciamo? Dobbiamo girare? Ah sì? Ah ok. Se anche corre un po' non succede niente.